Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Detrositol, capsula a rilascio modificato, Milan Italia SRL, ultimo aggiornamento, 22 febbraio 2022. Cos'ha Detrositol, capsula a rilascio modificato? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Detrositol, capsula a rilascio modificato durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci esteri. Cos'ha Detrositol, capsula a rilascio modificato? Detrositol, capsula a rilascio modificato ha un farmaco a base del principio attivo tolterodina tartrato, appartenente alla categoria degli antispastici urinari e nello specifico farmaci per la frequenza urinaria e l'incontinenza. È commercializzato in Italia dall'azienda Milan Italia SRL. Detrositol, capsula a rilascio modificato può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Viatris Pharma SRL, concessionario Milan Italia SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe C, principio attivo tolterodina tartrato. Gruppo terapeutico: antispastici urinari. Forma farmaceutica: capsula a rilascio modificato. Indicazioni: trattamento sintomatico dell'incontinenza da urgenza o dell'aumentata frequenza e urgenza urinaria in pazienti con sindrome da vescica iperattiva. Posologia: adulti, compresi i pazienti anziani. La dose raccomandata è di 4 mg una volta al giorno, tranne che in pazienti con alterazioni della funzionalità epatica e grave alterazione della funzionalità renale, GFR. 30 ml/min, per i quali la dose raccomandata è di 2 mg una volta al giorno, vedi paragrafo 4, 4 e 5, 2. In caso di effetti indesiderati fastidiosi la dose può essere ridotta da 4 mg a 2 mg una volta al giorno. Le capsule rigide a rilascio prolungato possono essere assunte con o senza cibo e devono essere inghiottite intere. L'effetto del trattamento deve essere rivalutato dopo 2-3 mesi, vedi paragrafo 5, 1. Pazienti pediatrici. Non è stata dimostrata l'efficacia di Detrositol Retard nei bambini, vedi paragrafo 5, 1. Pertanto Detrositol Retard non è raccomandato nei bambini. Controindicazioni: tolterodina è controindicata in pazienti con ritenzione urinaria, glaucoma ad angolo stretto non controllato, miastenia grave, nota ipersensibilità alla tolterodina o agli eccipienti, colite ulcerativa grave, megacolon tossico, avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Tolterodina deve essere usata con cautela in pazienti con significativa ostruzione del collo vescicale con rischio di ritenzione urinaria, disturbi gastrointestinali ostruttivi, esempio stenosi pilorica, insufficienza renale, vedi paragrafo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Nei pazienti con scarsa capacità di metabolizzazione del CYP2D6, il trattamento sistemico concomitante con potenti inibitori del CYP3A4 quali gli antibiotici macrolidi, eritromicina e claritromicina, agenti antimicotici, chetoconazolo e itraconazolo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Detrositol, capsula a rilascio modificato durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Detrositol, capsula a rilascio modificato durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non esistono dati adeguati sull'uso di tolterodina in donne in stato di gravidanza. Studi condotti nell'animale hanno dimostrato effetti di tossicità sulla riproduzione, vedi paragrafo 5, 3. Il potenziale rischio, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Poiché copyright questo farmaco può causare disturbi di accomodazione e influenzare il tempo di reazione, la capacità di guidare e di usare macchinari può essere modificata negativamente. Effetti indesiderati. In considerazione del suo effetto farmacologico, la tolterodina può causare effetti antimuscarinici da lievi a moderati, come secchezza delle fauci, dispepsia e occhi asciutti. La tabella che segue riporta vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. La dose più elevata di tolterodina tartrato somministrata come dose singola, A.
Volontari sani nella formulazione a rilascio immediato, a stata di 12,8 mg. Gli effetti avversi più gravi osservati furono disturbi dell'accomodazione e difficoltà di minzione. In caso di sovradosaggio, praticare una lavanda gastrica e somministrare carbone attivo. Trattare i sintomi come segue. Gravi effetti anticolinergici centrali, esempio allucinazioni, grave eccitazione. Somministrare fisostigmina. Convulsioni o eccitazione pronunciata. Somministrare benzodiazepine. Insufficienza respiratoria. Praticare la respirazione artificiale. Tachicardia. Somministrare AX bloccanti. Ritenzione urinaria. Utilizzo del catetere. Midriasi. Somministrazione gocce oculari di pilocarpina e ottenere il paziente al buio. Un aumento dell'intervallo QT è stato osservato con una singola dose giornaliera di 8 mg di tolterodina a rilascio immediato, 2 volte la dose giornaliera raccomandata della formulazione standard e 3 volte l'esposizione massima della formulazione a rilascio prolungato, somministrata nell'arco di 4 giorni. In caso di sovradosaggio di tolterodina, devono essere adottate le misure standard di supporto per la gestione del prolungamento dell'intervallo QT. Proprietà farmacodinamiche. Gruppo farmacoterapeutico. Antispastici urinari. Codice ATC. G04BD07. La tolterodina ha uno specifico antagonista competitivo dei recettori muscarinici che in vivo dimostra selettività per la vescica urinaria rispetto alle proprietà farmacocinetiche. Caratteristiche farmacocinetiche specifiche per questa formulazione. Tolterodina capsule a rilascio prolungato dia luogo a un assorbimento di tolterodina più lento rispetto a quello delle compresse a rilascio immediato. Come risultato, dati preclinici di sicurezza. Negli studi di tossicologia, mutagenesi, carcinogenesi e di sicurezza farmacologica non sono stati osservati effetti clinicamente significativi, tranne quelli correlati con gli effetti farmacologici del farmaco. Studi sulla riproduzione sono: elenco degli eccipienti, contenuto della capsula a rilascio prolungato. Sfere di zucchero, contenenti saccarosio e amido di mais, ipromellosa, soreliase E, 7190, 10, limpido. Etilcellulosa, trigliceridi a catena media, acido oleico, contenuto della capsula A, fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.